Allora, oggi faccio vedere come riparare un paio di cuffie, nel senso che queste erano cuffie che mi avevano regalato un paio d'anni fa più o meno, si sente molto bene. Il problema è che le spugne che erano attaccate in questa zona, dove va a contatto con le orecchie, si sono rotte dopo circa un anno, hanno iniziato a sgretolarsi, si sono sbriciolate tutte, quindi alla fine le ho dovute togliere perché lasciavano pezzettini ovunque. Quindi ho cercato il ricambio per capire se potevo sistemarle. Sembrava che l'avessi trovato, l'ho fatto arrivare, ma alla fine non erano loro, non calzavano diciamo, su questo modello. Quindi sconsolato dalla cosa, ho pensato di aggiustare in un altro modo, con un metodo molto semplice, con materiali che si trovano facilmente, e adesso farò vedere come. Quindi ecco qui che materiale usiamo. Queste qua sono spugne che si trovano normalmente nei pacchi dove magari ci sono dentro imballaggi delicati, oppure si possono anche comprare nei brico o al mercato. Vengono anche usati come imbottitura per le sedie, per i cuscini delle sedie. Comunque è gomma piuma sintetica, molto morbida. Ecco, io userò questa. Diciamo che questa ha un certo spessore, anche se in realtà è molto morbida. Sarebbe stato meglio usare una più sottile, ma poiché non ce l'avevo, questa può andare bene comunque perché in ogni caso si schiaccia, è molto morbida. Ecco, adesso farò vedere come ricavare dei dischetti che andranno posizionati sulla zona delle auricolari e delle cuffie, partendo da questa struttura. Allora, diciamo, come sagoma per creare le forme circolari usiamo un tubo, in questo caso io ho qua un tubo d'acciaio, lo scalderemo e useremo questo. Allora, per scaldarlo usiamo un fornellino a gas, prendiamo il tubo e lo mettiamo semplicemente qua sopra e lo lasciamo scaldare per un po' di tempo. Quando il tubo è ben caldo lo posizioniamo sulla nostra spugna e procediamo a tagliare le sagome, come vedete in figura. Ecco, le prime due che ho fatto mi sono reso conto, adesso lo vedrete nel filmato, che il tubo non era abbastanza caldo. Naturalmente è difficile che una cosa riesca bene al primo tentativo. Quindi ho riscaldato nuovamente il tubo sul fornello e poi, come vedrete adesso nel filmato, si noterà che le ultime due sagome che ho fatto sono venute decisamente meglio e sono rimaste addirittura all'interno del tubo stesso che ha fatto da sagoma. Quindi le spingiamo fuori con un oggetto, con un utensile e otterremo delle sagome perfettamente circolari. Ah, naturalmente mi sono dimenticato di dirlo prima. Quando fate questa operazione, mi raccomando, ambiente ben areato o con aspirazione, perché comunque i fumi di questi prodotti che fondono sono piuttosto nocivi. Quindi mi raccomando, prima cosa la sicurezza. Poiché alla fine posizionando i dischetti sugli auricolari delle cuffie mi sono accorto che erano veramente troppo spessi, perché come avevo detto all'inizio del filmato non avevo delle spugne di spessore più basso. Quindi cosa ho fatto? Adesso lo vedete nel filmato, ho preso il taglierino e le ho tagliate di traverso. Non preoccupatevi se la superficie dove avete tagliato col taglierino viene irregolare, perché questa comunque andrà in appoggio sulla base della cuffia. Certo, se viene meglio è sicuramente un vantaggio, però andando ad appoggiare sulla base della cuffia dove ci sono le auricolari e poi comunque incollandola, anche se ci sono delle imperfezioni, alla fine non si vedranno. Per incollarle usiamo la pistola a caldo, non mettiamo troppa colla perché la colla comunque ha una certa temperatura e va a fondere la parte di spugna che dobbiamo far aderire.
ne basta poca, tanto comunque il materiale è leggero e aderirà molto bene. Quindi teniamo in posizione, aspettiamo che asciughi e facciamo la stessa cosa anche per l'altra parte. Ecco, in poche mosse abbiamo riparato un paio di cuffie, poi naturalmente questo l'ho fatto un po' così alla buona, il tubo era anche un po' sporco, quindi le spugne non sono venute perfettamente bianche, anzi l'ideale sarebbe usare un materiale più scuro. Comunque era giusto far vedere a livello dimostrativo, poi ognuno le farà come meglio crede. E questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, naturalmente vi chiedo di mettermi un like e come al solito, se volete, potete iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.